Ho scoperto che lui si è iscritto a un sito di incontri. Questa è una delle tante ragioni per cui la coppia va in crisi. Oggi ne parliamo a partire da una coppia presentata a Temptation Island, Gabriela e Giuseppe. Vediamo come Gabriela ci presenta le cose. Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola, famiglia, perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola. Come vedete la premessa non è delle migliori. Qui nessuno ci fa caso, anzi lei sembra un po' un'eroina. Per lui ho sacrificato tutto. Un attimo, una coppia che parte con queste premesse non promette bene. Per lui ho sacrificato tutto sarà una cosa che creerà una serie di problemi. Innanzitutto per te, perché se tu sacrifichi tutto per un altro ti stai annullando e questo non va mai bene. Poi ti arrabbierai, poi pretenderai, eccetera, eccetera. Ci sono tanti problemi che sorgono quando il punto di partenza è l'idea del sacrificio. No, non conviene sacrificarsi. Non te l'ha chiesto nessuno, non farlo. O anche se te l'ha chiesto, come pare in questo caso, perché lui è geloso, gli dà fastidio che tu esci da sola. Parliamo della gelosia. Ho già detto più volte che la gelosia non è normale, soprattutto quando è eccessiva. Allora, se a lui dà fastidio che tu esci da sola anche solo per prendere il pane, non è normale. Sono insistente su questa questione della gelosia eccessiva. In questo caso lei si sottomette, decide lui quando devi uscire, con chi devi uscire e tu ti sacrifichi. Come farà a essere una coppia che funziona? Ma dove sta in questa coppia l'amore, la fiducia, il rispetto? Anche il rispetto. In una coppia ci deve essere un po' di libertà senza controllo, se no non funziona. Sono stati insieme tanti anni, 7 pare, in cui lei si è sacrificata. Qual è stato il risultato? Quello che ci racconta dopo, che lui è iscritto a un'app di incontro. Vediamo. A gennaio 2023 ho scoperto che lui si era iscritto di nascosto sopra un sito di incontri, però per sbaglio il cretino dà il mio numero e mi arriva un messaggio su WhatsApp con scritto «Ciao, stasera ci dobbiamo vedere». Date le premesse, cioè che comanda lui e può fare un po' come gli pare, questo può succedere. Tanto lui è, come dire, un po' padrone della situazione. Può fare come gli pare. Decide di iscriversi a un'app di incontri. Perché no? Perché lei non si pone nel rapporto. Se tu rinunci a tutto, non ci sei come soggetto. Poi salti fuori anni dopo e vorresti picchiarlo. E ci credo. A partire da quelle premesse ci credo. Quando uno si iscrive a un'app di incontri i motivi possono essere più diversi. Sul versante maschile il gioco della trasgressione. Mi diverto a trasgredire nel rapporto. Mi diverto a cercare l'avventura nonostante io abbia un rapporto. Perché hai il rapporto? Proprio per trasgredire, cioè per fare qualcosa che ti dia un po' di adrenalina. Ci possono essere altre ipotesi, ma le vedremo dopo quando vedremo il modo in cui lei ha scoperto questa cosa dell'app di incontri. Ora una domanda, qui chiederei alle donne se vogliono dare il loro contributo. Ma perché lei sta ancora con lui? App di incontri uguale tradimento, perché sta ancora con lui? Vogliono la stessa cosa? Aiutatemi voi, perché dal punto di vista femminile è un po' difficile da capire. Rispondono meglio le donne a questa domanda. Ma andiamo avanti al punto più interessante. Come lei fa a scoprire che lui si è iscritto a un'app di incontri, a un sito? Perché lui, per sbaglio, virgolette intorno alla parola sbaglio, dà il suo numero. A gennaio 2023 ho scoperto che lui si era iscritto di nascosto sopra un sito di incontri, però per sbaglio il cretino dà il mio numero e mi arriva un messaggio su WhatsApp con scritto «Ciao, stasera ci dobbiamo vedere». Possiamo domandarci per un attimo cos'è successo? Perché lui
fa uno sbaglio così evidente? Lo psicanalista ve lo dice subito. Questo nella lingua dell'inconscio è una sbadataggine. Freud, nella psicopatologia della vita quotidiana, un saggio abbastanza noto, parlava di queste cose: lapsus, sbadataggini, dimenticanze. Allora, la sbadataggine è un errore, sbaglio, come dice la ragazza, che è tutto da capire. Perché hai sbagliato? È stato l'inconscio a farti sbagliare. Questo diceva Freud. In questo caso è molto evidente, scusate, basta guardare il risultato e lo capite tutti. Perché ha fatto una sciocchezza del genere? Perché voleva farsi scoprire. Se voi guardate il risultato della sbadataggine, voi capite l'intenzione che aveva il vostro inconscio. A noi non interessa nulla se fosse intenzionale o inconsapevole. A noi interessa cosa è accaduto. È accaduto che l'inconscio ha fatto in modo che questa cosa venisse scoperta. La domanda allora diventa: perché? Ne parliamo tra un istante, ma prima un'osservazione sull'inconscio. Se noi osserviamo atti mancati, sbadataggini, lapsus, dimenticanze, noi abbiamo l'occasione di capire cosa sta dicendo l'inconscio. Se è il nostro inconscio, possiamo saperlo solo noi. Se è l'inconscio di un altro, possiamo avere degli indizi. In questo caso lei non coglie l'indizio perché lo liquida come una sciocchezza. Invece è un indizio. Cosa ti sta dicendo quest'uomo con questo atto? Lei dice che lui è stato scemo. No, lui non è stato scemo. L'inconscio non è scemo. L'inconscio lavora nell'interesse della persona, in questo caso anche nell'interesse della coppia. Perché lui voleva farsi scoprire? Perché questo era il suo intento. Ovviamente bisognerebbe chiederlo a lui, noi possiamo solo fare delle ipotesi. La più evidente, questa è più di un'ipotesi, la coppia aveva qualcosa che non funzionava bene. Un pezzo l'ho già detto sul versante di lei. Ora un'osservazione sull'effetto di lui. Non funziona bene la tua gelosia, cara signor Giuseppe. Il farla da padrone non è sempre piacevole. Forse si sentiva un po' in colpa, si rendeva conto che qualcosa non andava. Forse, dato che ci sono dei problemi in questa coppia, lui aveva bisogno di farsi scoprire per poterne parlare. Forse voleva farla ingelosire? O forse ancora ha fatto così, si è fatto scoprire perché non ha il coraggio di chiudere la relazione e vuole che la chiuda lei. Ovviamente queste sono tutte ipotesi. Non sappiamo cosa passa nella testa di una persona quando fa una sbadataggine. Osserviamo la sbadataggine, ci facciamo delle domande, le risposte ce le deve dare lui. Ecco, questo metodo di osservazione e ascolto di quello che accade può esserci molto utile. Se questo video ti è servito, iscriviti al canale. Nel frattempo, pensaci.